Nei giochi fantasy siamo spesso chiamati a ricoprire il ruolo dell'eroe, colui o colei che mena i fanti e si prende la gloria. Tutti però si sporcano le mani per la gilda. E se per una volta fossimo noi a gestire quella gilda e ad affidare quelle missioni per un pugno di monete? Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Demonica, la rubrica domenicale dedicata alle demo dei videogiochi. L'episodio di oggi è dedicato a For a Fistful of Coins, titolo indie italiano sviluppato e pubblicato da Eclipsa Games. Preparate il vostro servizio di sciottini, dunque, e gestiamo insieme la gilda in questa demo. Come sempre però, dopo la sigla. Ed inizierei subito domandandomi cos'è e di cosa parla For a Fistful of Coins. For a Fistful of Coins è un gestionale con forte stampo narrativo, dove interpreteremo il cofondatore della gilda, colui o colei che si occuperà di, essenzialmente, mandare avanti la baracca. Fortunatamente non saremo soli, questo perché saremo accompagnati da un imponente taverniere, vero fondatore della gilda e nostro mentore, pronto a darci qualche dritta in caso di bisogno. Nonostante un setting molto vicino al genere cozy, questo grazie all'ambientazione calda e la musica rilassante della taverna, dovremo essere pronti perché gestire il denaro ed i mercenari che assolderemo sarà un'impresa pregna di sfide stimolanti. E come gestiremo il tutto? Ma tramite il gameplay, naturalmente. Siederemo dietro il nostro bancone, hub principale delle nostre azioni. Da qui potremo aprire la porta per far entrare mercenari, messaggeri o mercanti, leggere il giornale per rimanere informati sulle notizie del giorno e su eventuali offerte dei mercanti, consultare le carte di informazioni personali dei mercenari assoldati nella gilda, consultare le missioni disponibili ed infine, non per importanza, parlare e conoscere meglio i nostri mercenari. Detto così potrebbe sembrare un sistema complicato, ma fidatevi di me, è molto più semplice di quanto credete. Ci vorrà un attimo per ambientarsi con le varie meccaniche, ma dopo non troppo tempo riuscirete a padroneggiare tranquillamente tutti gli strumenti e meccaniche disponibili. È evidente che l'intenzione degli sviluppatori sia di fornire un'esperienza profonda e adatta a tutti, snellendo il più possibile senza avere un sistema gestionale troppo complesso. Questo però non significa che sarà una passeggiata. Qui c'è il trucco. È alla portata di tutti, ma dovrete comunque prestare attenzione alle varie informazioni. Il fulcro del gioco è quello di conoscere e raccogliere più informazioni possibili sui nostri membri della gilda. Qual è il loro passato, i loro punti di forza ed i loro punti deboli, qual è il loro scopo nella gilda e in cosa eccellono. Tutto questo è possibile farlo grazie alla meccanica delle trincate, non di birra ma di sciottini di qualche altra bevanda alcolica, che per nostalgia e per umorismo la chiameremo bumbomele. Dicevamo, per ogni giornata avrete uno specifico numero di sciottini di bumbomele preparati dal nostro locandiere. Per ogni domanda che porrete ad uno dei vari mercenari, essi berranno uno sciottino. Quando li finirete tutti, non vi sarà più possibile fare domande per quella giornata. Queste informazioni saranno vitali perché dovrete poi mandare il vostro mercenario in missione, altro nodo cruciale del gameplay. Se sarete stati sufficientemente attenti e avrete scelto bene, egli o ella tornerà alla locanda raccontandovi della sua avventura ed il bottino. Se invece avrete scelto male, potrebbe non tornare più indietro. In ogni caso potrete sapere gli esiti direttamente dal quotidiano consegnatovi dal messaggero della gilda Sole Nero. Egli però non sarà il vecchio Sole Nero. Parlando invece dei mercenari, in questa demo saranno disponibili 4 mercenari, ma non vi rivelerò chi sono. Lascio scoprirli a voi, anche perché uno di essi mi ha fatto scompisciare dal ridere. Ultima premessa, ma non per importanza, di cui vorrei parlarvi è la grafica e l'art direction di questa demo. Ciò che avete visto fino ad adesso parla ampiamente da sé, ma devo dirvi di aver apprezzato moltissimo l'art direction di questo gioco. Il livello di dettagli delle varie illustrazioni è pazzesco. Qui devo fare i complimenti a chi se ne è occupato, perché trasmette perfettamente l'idea del fantasy. È un connubio perfetto tra il genere di appartenenza e la natura più
burocratica del gioco. Questo proprio per la precisione e l'alto livello dei dettagli, sia per i personaggi, sia per le bestie magiche e non. I personaggi sono carismatici e trasmettono molto bene il carattere pensato dagli sviluppatori, soprattutto perché non hanno un doppiaggio, mentre i mostri trasmettono perfettamente la loro pericolosità. Diciamo che sembrano davvero usciti da un libro. Inoltre l'art direction mi ha ricordato tantissimo lo stile di una mia amica illustratrice, Messer Von. Se questo stile pittoresco vi piace, date un'occhiata ai suoi lavori. Vi lascio il link ai suoi social qui sotto in descrizione. Parlando invece del comparto grafico, devo dire che gli sviluppatori siano riusciti a camuffare bene le differenze di stile. Questo perché parliamo di elementi 2D in uno spazio tridimensionale. La differenza ovviamente c'è ed è palpabile. Si può smussare tramite effetti in cel shading, ma non si può eliminare del tutto. Nonostante ciò, non risulta un elemento di fastidio o di scollamento tra i due stili. E questa non è una cosa affatto scontata. Sicuramente l'utilizzo di Unity come motore grafico ha fatto la sua parte, ma per tutto il resto la bravura va agli sviluppatori. E con le mie impressioni finali giungiamo alla fine di questo piccolo viaggio in questa demo. For a Fistful of Coins è un titolo che stavo tenendo d'occhio già da un po' di tempo. Questo grazie a figure importanti all'interno del settore, come il professor Toniolo, che ne hanno parlato. Avevo avuto delle buone impressioni e questa demo è riuscita a consolidarle. Le premesse sono vincenti e convincenti. Questo perché prendono un genere narrativo di cui abbiamo già visto innumerevoli iterazioni, ma di cui riesce a dire la sua. Ed un genere videoludico che non è semplicissimo da gestire. Scusate, dovevo. Soprattutto vista la dimensione del progetto. È piccolo, ma è evidente che al suo interno si è racchiusa una forte dose di passione e cura. Un mix potente ed ottimale per un indie, soprattutto se è fatto da un team italiano. Un progetto che è riuscito a catturarmi e di cui vorrei scoprirne la sua forma definitiva. Quando arriverà? La demo di For a Fistful of Coins è attualmente disponibile per PC tramite itch.io, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. La sua durata si attesta indicativamente tra i 35 ed i 40 minuti circa. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori, a cui va un grosso in bocca al lupo. Vorrei concludere facendovi la fatidica domanda. Proverete questa demo? E se lo avete già fatto, invece, cosa vi ha lasciato? E soprattutto, vi è piaciuta? Discutiamone qui sotto nei commenti. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillow out.